capolavoro operistico che è appunto di Totestadt, che è un'opera classe 1920, quindi diciamo quelli che possono essere gli ultimi anni di Puccini, un titolo che il prossimo anno festeggerà il centenario e che va in scena stranamente per la prima volta alla Scala a 98 anni e mezzo dalla prima esecuzione assoluta di Totestadt. Ha cominciato a essere diffusa in tutto il mondo e soprattutto nei paesi di lingua diciamo anglosassoni. È arrivata al Metropolitan di New York, dove è stata portata da Gatti Casazza, però la fortuna della Totestadt è durata solo 13 anni, perché poi nel 1933, quando in Germania è salito al potere Adolf Hitler, è stata vietata perché i Korngold erano di famiglia ebraica e di conseguenza una loro opera era... I musicisti non sono fatti per suscitare interesse nei critici, sono fatti per suscitare emozioni negli ascoltatori, e la rinascita della città morta è cominciata già negli anni 70, perché si tratta di un'opera bellissima, io per primo personalmente, perché sentirete un'opera bellissima e oltre che molto stimolante da un punto di vista intellettuale, per cui è un'opera di grandissimo interesse oltre che un'opera di grande fascino musicale. Perché è sempre veramente arricchente vedere che appunto le frontiere nelle arti sono sempre permeabili. Allora, Bruges la Morte del 1892 è forse uno dei pochi romanzi simbolisti noti anche a un pubblico medio-grande. È del 92. No? Allora, 91-92, esce in rivista nel 91 e poi in volume nel 92. Questo succede spesso con la letteratura dell'Ottocento, quindi. Il titolo stesso dà immediatamente una delle dimensioni del romanzo, che è appunto la città di Bruges. Poi la città di Bruges non fu molto contenta, a dire il vero, dopo l'uscita del romanzo, perché le rimase addosso la seconda parte del titolo, Bruges la Morte. In realtà il titolo era un po' più complesso, se anche i lettori avessero fatto più attenzione si sarebbero appunto accorti della cosa. Il testo ebbe anche una sua specificità, esce accompagnato appunto da alcune foto della città di Bruges, perché la città di Bruges in fin dei conti è forse il protagonista, la protagonista principale, almeno nel romanzo. La storia è abbastanza semplice, il protagonista è Hugues Viane, vedovo da 5 anni, che si è stabilito a Bruges, non è nativo di Bruges, esattamente dopo la morte della sua amatissima moglie. Perché? Perché ha trovato in Bruges un luogo in armonia con il suo lutto, in rapporto di analogia con il suo stato d'animo. Da qui il nome Bruges la Morte. Bruges rinvia alla morta, all'amata morta, e di conseguenza perché è una città, appunto una città morta, come i suoi canali, che ormai non hanno più, tra l'altro all'epoca, accesso diretto al mare, sembrano appunto suggerire. In questa analogia della corrispondenza è ripreso anche in questo modo. La donna vivente, quella che viene incontrata, sembra appunto essere tratta di un testo che ha corde effettivamente molto ricche, tanto che non solo appunto arriva poi a essere la base per un testo che è sicuramente più grande, soprattutto il testo teatrale del Miage, è ovviamente incomparabile con l'opera di Korngold, ma al punto tale che anche oggi, pochi anni fa, sono state fatte un paio di riscritture ancora di Bruges la Morte, che evidentemente da questo punto di vista tocca corde anche dell'immaginario delle persone, che difficilmente poi si riescono a dimenticare. Quindi. È
un'opera in cui 2/3, quindi la seconda e la terza parte, si svolgono quasi tutte in un mondo di sogno, dal quale poi il protagonista si sveglierà mutato. Diciamo che è un sogno in qualche modo catartico, purificato con l'inconscio e con le fantasie, con i torbidi erotici che nascono appunto dal sogno. Korngold è uno degli autori più trascurati della fin des siècles, tra fine 800, lui era nato alla fine dell'Ottocento, ma di questo torno d'anni che include anche la Prima Guerra Mondiale, include questo periodo di crisi, ma il suo linguaggio è quello tipico proprio della fin des siècles. Dal punto di vista strettamente compositivo, visto che Franco Pulcini mi ha sollecitato su questo tema, potremmo dire che se Korngold è stato un bambino prodigio, è stato anche un prodigio di orchestratore e un prodigio innanzitutto di melodista. I colleghi hanno già messo sul campo alcuni temi fondamentali, quelli del doppio, quello dell'inconscio, su cui la musica di Korngold agisce con i mezzi della composizione, ma senza dubbio abbiamo come punto di partenza della sua straordinaria vena proprio la qualità melodica. Ed era una qualità melodica che era tipica del milieu, cose lunghissime, cantabilissime melodie rivestite di un'orchestrazione estremamente. Korngold non soltanto usa una grande orchestra, un grande organico da orchestra post-tardo romantica, ma la usa con una grande finezza e una grande attenzione per gli strumenti acuti, per il suono dei violini, per le arpe, per i suoni anche tintinnanti, usa molto spesso la celesta anche come macchia di colore timbrico. Spesso si tende a considerare la composizione separata dall'orchestrazione, mentre in realtà in Korngold il pensiero è unico, cioè questo stile nasce come unione di melodia e timbro. C'è questa premessa che è dell'edizione originale, quando è stata pubblicata, se ho capito, come libro, che ci dice qualcosa su cui vorrei tornare più avanti. Nous avons voulu aussi principalement évoquer une ville, la ville come personaggio essenziale, cioè il protagonista non è umano, e infatti anche nelle foto non ci sono esseri umani, c'è solo la città, è molto insistito questo, quindi in qualche modo, stranamente, protagonista è lo sfondo su cui gli uomini proiettano. La parola che sarebbe, diciamo, è già stata pronunciata tante volte, no, da lei e da Pulcini, sarebbe psicanalitica, no? Proiettare. Quindi certamente nel romanzo la psicanalisi non è ancora nata, però si sente l'atmosfera. L'incubatrice di questo prodotto creativo è comunque la grande trasformazione anche della Prima Guerra Mondiale e della società da cui i Korngold si trovano circondati. Ricordiamoci c'è un'allusione alla vacuità, alla caducità, no, alla impermanenza, e anche al tempo stesso la speranza della resurrezione. Naturalmente i personaggi sono prima di tutto un teatro psichico che rappresenta le diverse componenti della psiche dell'autore.